Ciao ragazzi, oggi parliamo di Costantino Galeazzo, uno dei migliori atleti italiani dei primi anni 2000, vincitore nel 2002 del titolo assoluto di Mister Universo NAB Amatori e del Grand Prix Due Torri. Cresciuto alla scuola torinese del maestro Cosimo D'Ambrosio, Costantino fu in grado di trasformare completamente la sua struttura fisica di ectomorfo con una metamorfosi che lo portò a diventare uno dei protagonisti d'eccellenza del bodybuilding a livello internazionale. La sua combinazione di massa muscolare, volumi, definizione e una figura d'insieme rocciosa ed erculea gli permise di imporsi ai vertici della WABA e della NABBA, facendone un personaggio iconico dell'epoca. Epiche le sue battaglie sul palco col grande Federico Focherini. Li ricordiamo a confronto fianco a fianco al Gran Prix Due Torri e sul palco del Mister Universo NABBA Professionisti, dove Costantino la spuntò di stretta misura sul comunque ottimo Federico. Storici anche i suoi confronti con l'italiano Dennis Giusto, vincitore della categoria piccole taglie al Mister Universo NABBA Amatori del 2002, che si scontrò con Costantino nella lotta per il titolo assoluto. Di Costantino ricordiamo anche la cura della presentazione, le routine di pose calibrate, a volte con accenni di breakdance, e le accattivanti coreografie tese a coinvolgere il pubblico. Nei primi anni 2000 Galeazzo fu anche uomo immagine e testimonial degli elettrostimolatori TestMed, un ruolo che lo portò a figurare in diversi spot pubblicitari trasmessi sulle reti Mediaset, uscendo in questo modo dai confini del mondo agonistico della cultura fisica e contribuendo a divulgare e sdoganare l'immagine del bodybuilding agli occhi del grande pubblico generalista italiano. Dopo una lunga carriera agonistica che lo ha portato a calcare i palchi di gara fino ad oltre i 50 anni, lo ricordiamo vincitore della categoria over 50 sul palco del Roma Cup IFBB del 2019, Costantino è rimasto vicino al mondo del ferro mettendo a frutto la sua grande esperienza nel settore nella veste di promotore, giudice di gara, personal trainer, preparatore e divulgatore, affermandosi come uno dei coach più stimati del panorama del bodybuilding italiano. In questo video ne ripercorriamo brevemente la carriera agonistica. Enjoy! Costantino Galeazzo nasce a Torino negli anni 60. Sportivo sin da ragazzo, da giovanissimo pratica diversi sport, fra cui l'hockey su ghiaccio e il pattinaggio, ma non è interessato al bodybuilding. Il suo avvicinamento al mondo del ferro avviene un po' per caso, quando si trova costretto a seguire un programma di allenamento con sovraccarichi per riabilitare un ginocchio infortunato. In quelle circostanze Costantino ha modo di entrare in contatto e conoscere da vicino l'ambiente della palestra e scopre un mondo pieno di entusiasmo e voglia di migliorarsi, che lo ispira e lo motiverà ad abbracciare anima e cuore questa disciplina. La sua passione cresce rapidamente e dopo un timido inizio farà della palestra e dello stile di vita da bodybuilder la base della sua esistenza. A onor del vero, come raccontato dallo stesso Costantino, i primi 3 anni di allenamento non furono molto produttivi. Al tempo non aveva ancora capito l'importanza dell'alimentazione e dell'integrazione per produrre rilevanti cambiamenti nella composizione corporea. Fu solo in seguito, una volta entrato nella palestra Nubré, una fucina di campioni torinese, che sotto la guida esperta del maestro Cosimo D'Ambrosio, Costantino cominciò ad apprendere i concetti base della cultura fisica e a trasformare rapidamente il suo corpo, tanto che negli anni è stato in grado di aumentare di circa 40 kg di massa muscolare, trasformando il suo fisico, in origine snello, circa 65 kg per 1,83 m di statura, in un'immagine erculea e rocciosa di oltre 100 kg di peso in gara. Sarà così che, motivato dai numerosi atleti agonisti che frequentavano la palestra Nubré, anche Costantino decise di mettersi alla prova e cimentarsi nel mondo delle gare. Esordirà sul palco ai campionati regionali vincendo la competizione. Una grande soddisfazione per Costantino, un inizio di successo che apre una carriera agonistica che lo porterà nel giro di alcuni anni ai vertici delle classifiche del bodybuilding internazionale. Fra i punti salienti della sua lunga e gloriosa carriera sportiva ricordiamo i brillanti esordi che nel 1994 lo portarono a vincere i campionati regionali, i campionati del Nord Italia e a partecipare ai campionati italiani, dove si aggiudicò un ottimo secondo posto e vinse la categoria a coppie, un inizio splendido per un esordiente. Dopo le prime affermazioni a livello nazionale, la carriera sportiva di Costantino si focalizzerà sul diventare uno degli atleti di punta della WABA a livello internazionale. Un percorso culminato nel 2000 con la vittoria della categoria taglie extra alte ai campionati mondiali WABA, dove Costantino si impose davanti a Massimiliano Petrarca, un altro atleta italiano di ottimo livello. Dopo essersi affermato ai vertici della WABA, Costantino cerca nuovi stimoli e sfide cominciando a gareggiare nelle prestigiose file della NABBA. Il suo percorso agonistico raggiunge l'apice nel 2002, quando al Mister Universo NABBA Amatori si aggiudicherà sia la vittoria della categoria alte taglie che il titolo assoluto,
e chiuderà la giornata in modo trionfale partecipando anche alla divisione professionisti, ottenendo un prestigioso terzo posto dietro al vincitore, l'inglese Gary Lister, e al russo Sergei Ogorodnikov. Un altro podio e un'altra medaglia a coronare un traguardo che lo iscrive negli annali della storia del bodybuilding. Ricordiamo che alla storica manifestazione erano presenti in gara anche gli italiani Federico Focherini, Fabrizio Zittucro, Dennis Giusto e Giuseppe Cozzi. Focherini fu quarto nella divisione professionisti alle spalle di Galeazzo e davanti a Zittucro, più arretrato in classifica. Fra gli amatori Dennis Giusto vinse il titolo della categoria piccole taglie, mentre dovette cedere il passo a Galeazzo per l'assoluto. Giuseppe Cozzi invece conquistò una prestigiosa seconda posizione nelle taglie medio-alte. Lo stesso anno vedrà Costantino affermarsi anche al Grand Prix Due Torri, dove si impose vincendo sia la categoria dei pesi massimi, ancora davanti a Federico Focherini, che il titolo assoluto, a suggellare un'annata agonistica epica. Negli anni a seguire Costantino ha continuato a gareggiare ancora per diversi anni, passando a competere nella IFBB, federazione nella quale ha preso parte a diverse competizioni internazionali, sia nella categoria Open che fra i Masters Over 40. Ricordiamo la sua presenza sul palco a ben 4 edizioni dei campionati mondiali amatori, in particolare nel 2008, nel 2009, nel 2010 e nel 2012. Sebbene nelle competizioni internazionali IFBB Galeazzo non riuscì a replicare i successi ottenuti nella WAB e nella NABBA, restando sempre fuori dal podio, ricordiamo il lusinghiero quinto posto ottenuto nella categoria pesi supermassimi ai campionati mondiali amatori IFBB del 2009. Per finire in bellezza, Galeazzo concluderà la sua lunga carriera agonistica con una vittoria ottenuta nella categoria over 50 al Roma Cup IFBB del 2019. Lasciati i panni di atleta agonista, Costantino ha fatto tesoro della grande esperienza maturata in diversi decenni di pratica sul campo ed è rimasto vicino al mondo dello sport nelle vesti di promotore, giudice di gara, personal trainer, preparatore e divulgatore. Ma ascoltiamo dalle parole dello stesso Galeazzo alcune riflessioni riguardo l'allenamento e il passato del bodybuilding, come riportate in un'intervista del 2016. Guardandomi le spalle, per come sono adesso, per le problematiche che ho adesso a livello fisico, dal punto di vista articolare, i dolori da tutti gli anni di allenamento, perché sono arrivato al punto di, a settembre di quest'anno, arrivo a 30 anni di allenamento, di cui una ventina di agonismo. Avrei curato di più per quanto riguarda l'allenamento, di più le mie articolazioni, magari curando di più il riscaldamento articolare prima dell'allenamento senza affrettarlo, avrei curato di più lo stretching, avrei curato di più tutte quelle cose che ritenevo superflue, ma forse che allo stesso tempo una volta non mi insegnavano quanto erano importanti, perché venivamo indottrinati tutti così, che la cosa importante era subito allenarsi, e magari avendo riguardato più questo, e senza stare a guardare solo i carichi, queste cose qua, le mie articolazioni ne avrebbero risentito molto meno. Questa è una cosa che starei molto più attento, e con la mia esperienza che ho tuttora è quello che trasmetto tuttora a chi seguo, a chi alleno, a chi voglio aiutare a migliorarsi. Il passato del bodybuilding ha un fascino pazzesco. Il passato del bodybuilding è quello che mi ha avvicinato a questo. Il passato del bodybuilding aveva dei personaggi carismatici, unici, che, mi dispiace dirlo un po' da nostalgico, non ci sono più oggigiorno. Sono personaggi che sono usciti fuori dal mondo del bodybuilding per diventare conosciuti e famosi in tutto il mondo e fra tutti. E il passato del bodybuilding dava con nostalgia un'immagine bellissima dell'ipertrofia muscolare. Il passato del bodybuilding era sullo schermo, era al cinema. Io spero che rimanga indelebile e venga rivalutato nel tempo, nel suo stile, e che non si perda. Io sono un grande fan del passato del bodybuilding.
Riassumendo, Costantino Galeazzo è stato uno dei più grandi atleti italiani dei primi anni 2000, un campione che ha portato i colori azzurri ai vertici mondiali, dando lustro alla scuola del bodybuilding italiano. Con questa breve monografia completiamo il nostro tributo ai leggendari campioni italiani che hanno vinto il prestigioso titolo assoluto di Mister Universo NABBA Amatori, portando la bandiera tricolore ai vertici dello sport internazionale. Un poker d'assi che per inciso ricordiamo essere formato, in ordine cronologico, da Federico Focherini, Franco Malè, Costantino Galeazzo e Orazio Salvatori. Concludiamo questo video ringraziando Costantino per le emozioni che ha saputo regalarci con le sue performance sui palchi di gara e auguriamo a lui e alla sua famiglia ancora tanti anni di salute e serenità. Ciao, alla prossima!